bosco, nell'immaginario collettivo, è il luogo selvaggio e naturale per antonomasia, e in parte lo è davvero. Si tratta di un ecosistema complesso, ricchissimo di forme di vita, molto distante da tutto ciò che è traffico, cemento, asfalto, tecnologia, ma fra i tanti abitanti del bosco ci siamo anche noi, che da sempre interagiamo con questo ambiente e lo modifichiamo. La quasi totalità dei paesaggi forestali che ci circondano non sono così naturali come ci verrebbe istintivo pensare. Derivano il loro aspetto da una lunghissima interazione tra la natura e l'uomo, a volte distruttiva, altre volte più saggia ed equilibrata. Ma perché da sempre interagiamo con questo ecosistema? È semplice, perché ci serve. Ci serve per sfamarci, per dissetarci, per scaldarci, per costruire, per divertirci, per curarci. Legno, frutti commestibili, acqua potabile, flora, fauna, funghi, turismo, sport. Tutti questi sono esempi di servizi che come società chiediamo ogni giorno all'ecosistema bosco, i cosiddetti servizi ecosistemici. Prendiamo ad esempio il legno. Da sempre è un bene primario per il genere umano. Nonostante sia stato sostituito da altri materiali, rimane ancora ad oggi, nel mondo ipertecnologico in cui viviamo, una risorsa fondamentale, anche perché, a differenza di altre, è rinnovabile. Non solo, i prodotti in legno sono magazzini di carbonio sottratto all'atmosfera. Usare il legno al posto di materiali come la plastica o il cemento può aiutarci a contrastare la crisi climatica. Ma come si fa a ricavare legno, ma anche i frutti, i funghi, l'acqua potabile e tutti gli altri servizi mantenendo vitale e funzionale l'ecosistema bosco? Essendo un ecosistema, ognuno di questi servizi è una risorsa in equilibrio con tutte le altre, la cui gestione riguarda una visione complessiva e a lungo termine. Questa visione si attua attraverso la gestione forestale sostenibile, che al tempo stesso permette a noi di ottenere benefici e al bosco di mantenersi bosco, cioè vitale e funzionale anche per le generazioni future. E la sostenibilità della gestione forestale è strettamente legata alla conservazione della biodiversità, cioè alla tutela della flora e della fauna, con un occhio di riguardo per le specie vulnerabili e minacciate. La salvaguardia delle relazioni che le specie intessono tra loro è un aspetto fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema e di conseguenza è utile anche alla permanenza di tutti gli altri servizi, quindi è utile anche a noi. Ed è proprio la conservazione della biodiversità in foreste attivamente gestite come questa, il cuore della storia, che stiamo per scoprire assieme.